Nell'episodio precedente abbiamo esplorato il potere della fiducia come elemento fondamentale per costruire relazioni solide e un ambiente di lavoro coeso. Abbiamo visto come un leader proattivo utilizzi la fiducia come pilastro della propria leadership, capace di creare un ambiente dove l'autorità naturale sostituisce la semplice autorità formale. Oggi faremo un passo avanti, approfondendo un altro segnale della leadership proattiva: la capacità di facilitare, anziché forzare. Scopriremo insieme come questo approccio sia la chiave per sviluppare una leadership naturale e autentica. Uno. Leadership naturale versus forzata. Il concetto di leadership naturale si contrappone nettamente a quello della leadership forzata. Un leader che forza i risultati si affida alla pressione costante, rischiando di compromettere la motivazione e il benessere del team. Al contrario, una leadership naturale punta a facilitare il raggiungimento degli obiettivi, creando le condizioni per un coinvolgimento spontaneo e genuino. Questo tipo di leadership non solo promuove risultati duraturi, ma rafforza anche il legame tra il leader e il suo team, generando fiducia e soddisfazione reciproca. 2. Principi della facilitazione. La facilitazione efficace si basa su alcuni principi chiave che ogni leader deve sviluppare. Prima di tutto, è essenziale saper ascoltare e osservare il proprio team, comprendendone le dinamiche e identificando eventuali ostacoli al raggiungimento degli obiettivi. La facilitazione non è un semplice lasciar fare, ma una guida consapevole e strategica che orienta il team verso una crescita autonoma. Un leader facilitante riconosce il valore delle risorse interne al gruppo e sa come valorizzarle, stimolando l'iniziativa personale e la collaborazione. 3. Movimento spontaneo. Uno dei risultati principali della leadership facilitativa è la creazione di un movimento spontaneo verso gli obiettivi. Questo movimento nasce quando il team si sente supportato, valorizzato e sicuro di poter esprimere le proprie idee e competenze. Il movimento spontaneo è la base di una performance sostenibile, in quanto non dipende dalla pressione esterna, ma da una motivazione intrinseca alimentata dalle condizioni ideali create dal leader. È una dinamica che porta a risultati stabili e duraturi, dove ogni membro del team contribuisce volontariamente al successo collettivo. La motivazione intrinseca è il motore di una leadership facilitativa. Quando i membri di un team sono intrinsecamente motivati, lavorano non solo per il raggiungimento di obiettivi aziendali, ma anche per la propria crescita e soddisfazione personale. La motivazione intrinseca si coltiva attraverso il riconoscimento delle capacità individuali e un ambiente che valorizza il contributo personale. Un leader che favorisce la motivazione intrinseca evita pressioni esterne e lavora affinché i membri del team si sentano parte di un progetto comune, creando una connessione emotiva e professionale con il lavoro. L'ambiente facilitante è il contesto ideale in cui la leadership naturale può esprimersi pienamente. In un ambiente facilitante, i processi e le strutture sono progettati per supportare l'autonomia e la responsabilità individuale, senza bisogno di un controllo rigido. Questo ambiente si crea attraverso la trasparenza, la comunicazione aperta e il supporto costante, elementi che permettono a ogni membro del team di esprimersi liberamente e di contribuire in modo significativo. Un ambiente facilitante riduce le barriere alla collaborazione e promuove una cultura di apertura e rispetto. Lo stile di leadership facilitativo richiede comportamenti chiave che distinguono un leader efficace. È fondamentale che il leader sappia adattarsi alle diverse situazioni e necessità del team, offrendo supporto senza invadere. L'ascolto attivo e la capacità di dare feedback costruttivi sono tra le competenze principali per uno stile di leadership facilitativo. La gestione delle relazioni diventa una priorità,
con il leader che si pone come un catalizzatore del cambiamento positivo piuttosto che un esecutore delle direttive. Un leader facilitante è anche un risolutore di problemi, identifica e rimuove gli ostacoli che limitano il potenziale del team. Questo può includere il miglioramento di processi operativi, la revisione delle risorse disponibili o l'eliminazione di barriere burocratiche che rallentano il flusso di lavoro. Rimuovendo gli ostacoli, il leader permette al team di muoversi in modo più libero e concentrarsi sulle attività che portano valore, favorendo un ambiente di lavoro sereno e produttivo. L'empowerment naturale è un altro elemento centrale della leadership facilitativa. Significa offrire ai membri del team la possibilità di prendere decisioni in autonomia, promuovendo la loro crescita e autostima. L'empowerment naturale rende il team più resiliente e responsabile, poiché ogni membro sviluppa la propria capacità di gestire compiti e sfide in modo indipendente. Un team empowered è un team che può affrontare situazioni critiche con fiducia e determinazione. La comunicazione è il ponte che unisce il leader facilitante al team. Una comunicazione efficace è aperta, chiara e rispettosa, con un focus sull'ascolto attivo e sul feedback costruttivo. La comunicazione facilitativa non è solo informativa, ma anche relazionale. Permette di rafforzare il legame tra il leader e il team, creando una base solida di fiducia e collaborazione. Una buona comunicazione favorisce un clima di lavoro armonioso e stimola il dialogo continuo. Il momentum è quel flusso di energia e motivazione che si genera quando un team si muove spontaneamente verso un obiettivo comune. Il leader facilitante sa come attivare e mantenere questo momentum, supportando il team nei momenti critici e celebrando i successi lungo il percorso. Creare e mantenere il momentum significa saper gestire i tempi e mantenere il team focalizzato, rendendo il processo di lavoro dinamico e appagante. Abbiamo visto come la leadership naturale e facilitativa si basi su una serie di principi che portano il team a muoversi verso gli obiettivi in modo autonomo e spontaneo. Facilitare, invece di forzare, crea un ambiente di fiducia e motivazione intrinseca, in cui ogni membro del team si sente valorizzato e responsabilizzato. Questo approccio è il cuore della leadership proattiva e rappresenta un cambiamento di paradigma rispetto alla leadership tradizionale. Nel prossimo capitolo esploreremo l'ultimo e più importante segnale della leadership proattiva, l'investimento nello sviluppo del team. Questo passaggio conclusivo ci mostrerà come un vero leader proattivo sappia trasformare la crescita del team in una strategia a lungo termine, creando un lascito che prosegue oltre il suo ruolo attuale.